Our data is the main currency, and if we sign up to use these services, we pay by giving our data to them. Viviamo in un mondo iperconnesso, navighiamo su internet per ore, ogni singolo giorno, senza accorgerci che spesso i nostri dati, che condividiamo quasi senza neanche rendercene conto, possono essere raccolti e sfruttati come semplice merce per decidere le sorti di milioni di persone in cambio degli interessi di pochi. Oggi discuteremo del caso Cambridge Analytica Facebook, uno scandalo venuto a galla nel 2018 che ha coinvolto il colosso tech Meta, allora noto come Facebook, e Cambridge Analytica, una società di consulenza britannica attiva nel campo del marketing politico. Tramite Facebook, Cambridge Analytica ha raccolto illegalmente i dati di decine di milioni di utenti per elaborare post personalizzati e inserzioni pubblicitarie in grado di indirizzare le elezioni presidenziali americane del 2016 a favore di Donald Trump e nello stesso anno permettere l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. Mark Zuckerberg, CEO di Meta, è stato costretto a 5 ore di udienza di fronte al Congresso degli Stati Uniti, ma l'intero scandalo ruota attorno ad altri personaggi controversi che in realtà per Facebook non hanno mai lavorato. Questo scandalo ha avuto e ha tuttora delle implicazioni enormi, non solo per il nostro modo di intendere la libertà dentro e al di fuori di Internet, ma anche per la tenuta democratica delle nostre società. Per scoprirne il perché abbiamo chiesto una mano agli esperti di NordVPN che ci hanno invitato a parlare proprio di questo nei loro uffici. The vast majority of times we agree for our data to be taken by whoever is taking it. So this liking and sharing, yeah, sometimes we can be a bit unknowingly giving out these permissions, but really when you think about it, when you stop and think, you recognize the like symbol of Facebook, right? Like, what's gonna happen? What do you think is gonna happen? Ma prima di addentrarci nell'analisi dei fatti, occorre fissare dei concetti chiave. Qualsiasi cosa facciamo utilizzando internet lascia una traccia. Se Simone Guida, sovrano di Novalandia, cerca la parola Skyrim su YouTube, posta su Instagram una foto in cui è in Groenlandia e ascolta su Spotify la sua solita musica metal, ci saranno buone probabilità che prima o poi incapperà nella pubblicità di un qualche gioco da tavolo a tema vichinghi. Sono un maschio bianco basic, cosa volete che vi dica? Comunque, sono sicuro che sarà capitato anche a voi di vedere o leggere una pubblicità che guarda caso rispecchia esattamente i vostri interessi. Ebbene, non si tratta di un incantesimo lanciato da un druido celtico, bensì di una particolare forma di marketing, il micro-targeting. The main principle of marketing is know your customer. And before it used to be very easy. Any bakery or cafe or whatever, they knew their customers because the customer would walk in and they order a thing and they always order the same thing, or sometimes on the weekend they order a different thing. You remember, you know, and you can offer the best personalized service to your customer. Now, when all the businesses moved, most of the businesses moved online, the game changed, right? How can you know your customer if your customer is behind the screen? And so this is why the collection of data started. Quando navighiamo su internet usiamo un social, ci iscriviamo a una newsletter, creiamo un account per comprare beni online o accettiamo cookies per visitare un sito web, stiamo in sostanza dando il consenso affinché i nostri dati personali vengano raccolti, analizzati, rielaborati e poi sfruttati per finalità di marketing. Negli ultimi anni anche i partiti politici hanno cominciato a raccogliere dati in vista di determinate votazioni. Del resto, così come fanno le aziende, devono convincere le persone ad acquistare un prodotto, cioè a votare per loro. Perciò non sarebbe strano trovare nella mia home di Instagram un post con su scritto "Vota per Novalandia indipendente". Alle prossime elezioni sapete cosa votare. So micro-targeting is not necessarily illegal or related to misuse of our data. So micro-targeting is a form of marketing, essentially. It could be political marketing, selling you a political candidate or a party, but it could be used for any kind of marketing as well. But what it comes down to is that it's very, very personalized. It's very specific to you. What we watch, what we listen to, where we eat, what car we drive, what sports club we support, and also what party we are voting for. And for example, in America, that data is much more easily obtained because people need to register, not need to, but a lot of people register for who they're going to vote for. Like in the majority of European countries, the situation is different, so it's difficult to know. And then when they combine a lot of these different pieces of information into one, they're able to guess
make an educated guess on your values, your interest, and what is the most important thing to you, and then target that advertising specifically to you. In altre parole, il microtargeting fa leva non tanto sui gusti delle persone, quanto piuttosto sulle emozioni delle stesse. Profila non le scelte che abbiamo, ma quelle che andremo a compiere se siamo sottoposti ai giusti input, tipo guardare per ore i meme dei gatti in green screen che ora appestano la home del mio Instagram. Questa profilazione avviene tramite l'utilizzo della psicometria, una modalità di ricerca che prende in considerazione le nostre inclinazioni. Uno dei modelli psicometrici più diffusi e impiegati per le ricerche di marketing è quello che si basa sui cosiddetti Big Five, 5 parametri che delineano determinati tratti della nostra personalità. Openness, la curiosità e l'apertura mentale, conscientiousness, il livello di perfezionismo, extraversion, quanto siamo socievoli, agreeableness, la tendenza ad essere collaborativi, e neuroticism, la stabilità emotiva. Insieme questi criteri compongono il modello Ocean. Is it possible to surf the internet without giving out our privacy profile in general? Or That's a very is there good a question. middle way in it? It would be a very interesting experiment to create a person and to try to not give out, to use the internet and to use the services, but not to give out any information about yourself online. I think theoretically it is possibly likely, but in practice, I don't know how As soon that as could you be done. touch the telephone. Exactly. Yeah, it would be very difficult for a person like that to maneuver in society today. But yeah, we should all try to do our best. Isn't that scary? Well, I work in a company that is trying to make it less scary for people to use the internet and to make the internet safer. So. Capitolo 1. Cambridge Analytica. 19 settembre 2016, New York. Sul palco del Concordia Summit, un forum annuale a cui partecipano governi, imprese e organizzazioni per discutere delle più rilevanti sfide globali, viene invitato questo signore, Alexander Nix, CEO della britannica Cambridge Analytica. Ladies and gentlemen, honorable colleagues, it's my privilege to speak to you today about the power of big data and psychographics in the electoral process. All'epoca questa società era praticamente sconosciuta negli States, ma non a casa sua, nel Regno Unito. Nel 2015, infatti, si vociferava che alla piccola Cambridge Analytica fosse stata affidata la gestione della campagna elettorale online del comitato britannico Leave.eu, appoggiato da Nigel Farage e favorevole al referendum sulla Brexit, che si sarebbe tenuto un anno più tardi. Cambridge Analytica si sarebbe fatta forte proprio del microtargeting, fondato sul modello Ocean, per diffondere post e notizie pro-Brexit. Come tutti sappiamo, nel 2016 il Regno Unito è uscito proprio dall'Unione Europea. Un mese prima del Concordia Summit, Trump aveva twittato: "Presto mi chiameranno Mr. Brexit". Difatti il tycoon aveva da poco affidato, in gran segreto, la fase finale della propria campagna elettorale per le presidenziali proprio a Cambridge Analytica. Al Concordia Summit, però, Nix presenta un'operazione diversa che ha sortito altrettanti risultati positivi. And specifically to talk about the work that we contributed to Senator Cruz's presidential primary campaign. Tra il 2014 e il 2015, Cambridge Analytica era entrata in contatto con il senatore conservatore Ted Cruz. In un solo anno, Cruz era passato dal 5% dei consensi al 35%, trasformandosi nel principale rivale di Donald Trump come candidato per il Partito Repubblicano. Come ha fatto? Con il microtargeting, la psicometria e il modello Ocean. If you know the personality of the people you're targeting, you can nuance your messaging to resonate more effectively with those key audience groups. So, for a highly neurotic and conscientious audience, you're going to need a message that is rational and fear-based or emotionally based. In this case, the threat of a burglary and the insurance policy of a gun is very persuasive. Conversely, for a closed and agreeable audience, these are people who care about tradition and habits and family and community. This could be the grandfather who taught his son to shoot and the father who will in turn teach his son. Obviously, talking about these values is going to be much more effective in communicating your message. Il processo per creare questi post personalizzati è semplice e anche molto lineare. Cambridge Analytica compra e consulta dati provenienti dalle fonti più disparate: registri anagrafici automobilistici, informazioni sugli acquisti, tessere omaggio e iscrizioni a palestre, club o riviste. Successivamente li triangola con i registri elettorali del Partito Repubblicano e
con like, post e commenti presenti su Facebook, per poi delineare per ogni singolo individuo di cui ha informazioni una personalità basata sul modello Ocean. We've zoned in on a group we've called Persuasion. These are people who are definitely going to vote, to caucus, but they need moving from the centre a little bit more towards the right in order to support Cruz. They need a persuasion message. And we can look at this group of about 45,000 people, and we can see that the mean personality is very low in neuroticism, quite low in openness, and slightly conscientious. We can segment further. We can look at what issue they care about. Gun rights I've selected. That narrows the field slightly more. And now we know that we need a message on gun rights. It needs to be a persuasion message, and it needs to be nuanced according to the certain personality that we're interested in. Cambridge Analytica non è soltanto in grado di raggiungere ogni singolo cittadino in maniera diversa, ma anche di suggerire al suo cliente, in questo caso Ted Cruz, cosa dire e in che modo dirlo. Ed effettivamente questo schema si è ripetuto con Donaldo Trompolino. Non traduco letteralmente Trump perché in inglese ha un significato poco carino. Già prima che il supporto dato da Cambridge Analytica al tycoon fosse reso noto, la matematica Cathy O'Neill si era accorta del fatto che Trump si comportasse come un algoritmo, cambiando spesso opinione soltanto per adattarsi alle volontà del proprio pubblico. Blanket advertising, the idea that 100 million people will receive the same piece of direct mail, the same television advert, the same digital advert, is dead. Chiariamoci, non si trattava della primissima volta che dei candidati presidenziali sfruttavano delle tecniche di microtargeting. Nel 2008 e nel 2012 Barack Obama si era avvalso di diversi psicologi comportamentalisti esperti in psicometria, tanto da guadagnarsi il titolo di presidente dei social network. Oltretutto la sfidante di Trump, Hillary Clinton, nel 2015 aveva ottenuto l'appoggio di Google e il supporto di analisti di Blue Labs. Tuttavia i modelli psicometrici di Cambridge Analytica sarebbero risultati insuperabili. Forte dell'aiuto del team di Nix, Trump concentra i propri sforzi in soli 17 stati e nelle ultime settimane prima delle elezioni gli viene suggerito di focalizzarsi su Michigan e Wisconsin, dove risiede la maggior percentuale di indecisi. È il 9 novembre 2016 quando Donald Trump diventa il 45esimo presidente degli Stati Uniti. Quello stesso giorno Cambridge Analytica diffonde un comunicato stampa. Prendiamo atto con grande soddisfazione del fatto che il nostro rivoluzionario approccio alle comunicazioni basate sui dati ha svolto un ruolo centrale nella straordinaria vittoria del presidente eletto Trump. Firmato Alexander Nix. Come abbiamo detto, in teoria è tutto perfettamente legale. Eppure, 2 anni dopo, Nix finirà proprio nell'occhio del ciclone. Ma per capire dov'è che ha sbagliato, bisogna addirittura andare fino alle origini di Cambridge Analytica. Capitolo 2. Il creatore. 2008, Regno Unito. Michal Kosinski, un giovane psicologo polacco, viene accettato come dottorando dallo Psychometrics Center dell'Università di Cambridge. Kosinski comincia subito a lavorare con un altro studente, David Stilwell, che un anno prima aveva sviluppato un'app per un ancora acerbo Facebook. L'app, che si chiama My Personality, permette a chi la utilizza di rispondere a un questionario sulla personalità basato sul modello Ocean. In base ai like, ai commenti o ai post pubblicati dagli utenti di Facebook, My Personality è in grado di proporre ogni volta dei questionari con domande sempre più mirate dalle risposte prevedibili. Dopo 4 anni di studio, nel 2012 Kosinski dimostra che con una media di 68 like espressi da una persona, l'algoritmo di My Personality può facilmente prevedere il suo orientamento sessuale, politico e religioso. E con 300 arriva a conoscerlo meglio di un compagno o di un amico stretto. E la cosa funziona anche al contrario. Se è vero che sulla base di dati si possono costruire dei profili psicologici, d'altro canto questi ultimi possono venire sfruttati per ricercare categorie specifiche di persone, ad esempio tutti i diciottenni che vanno in palestra oppure tutti i sostenitori del diritto all'aborto. For example, Facebook can collect data through social plugins like and share, you know, these little emoticons or sharing option. So you don't have to be, what people often don't understand is they think while I'm on Facebook, I'm using Facebook, I'm liking, I'm sharing on Facebook, this is how information is created. When I'm off Facebook, that's it, I'm safe, right? Facebook is turned off and now I'm using a different service. But what can happen is that you read an article and at the bottom of the article it says like and share. And then you like and share it to Facebook, and that's how that information is collected. Insomma, il metodo di Kosinski è un'arma potentissima, però ci vuole ben poco prima che qualcuno se ne renda conto. All'inizio del 2014, Kosinski conosce un altro ricercatore esperto di neuroscienze e dati che studia e lavora a Cambridge, Alexander Kogan.
Kogan è interessato a studiare il funzionamento di MyPersonality in quanto rappresentante dell'SCL Group, Strategic Communication Laboratories, un'azienda britannica che dal 1994 si occupa letteralmente di influenzare le campagne elettorali. SCL dichiara di aver operato in circa 25 elezioni in giro per il mondo, tra cui Nigeria, Yemen, Indonesia, India e persino Italia, e di aver diffuso la propaganda militare statunitense e britannica durante le guerre in Iraq e Afghanistan. La questione è ancora più contorta. Uno dei principali finanziatori di SCL è il banchiere Paul David Nix, il cui figlio, Alexander, è CEO della piccola Cambridge Analytica. Quest'ultima è stata fondata sul finire del 2013 come sussidiaria di SCL, grazie ad un investimento iniziale di ben $15 milioni da parte di Robert Mercer, noto informatico, investitore e miliardario statunitense di tendenze repubblicane. La figlia di Mercer, Rebecca, è a sua volta una grande finanziatrice del Grand Old Party e assieme al padre ha partecipato alla fondazione nel 2007 di Breitbart News, un giornale online di estrema destra. Eccovi qualche esempio di notizia per farvi capire il livello dei contenuti. Tra i fondatori di questa testata figura tale Steve Bannon, un manager esperto di mass media che a sua volta è vicepresidente di Cambridge Analytica. Benché preoccupato da questa misteriosa compagnia, Kosinski condivide parte delle sue scoperte con Kogan. Del resto entrambi sono interessati alla ricerca scientifica ed entrambi lavorano per l'Università di Cambridge. Sempre nel 2014 Kogan sviluppa This is Your Digital Life, un'app del tutto simile a MyPersonality. Infatti anche in questo caso vengono proposti agli utenti dei questionari basati sul modello Ocean e chi vuole sostenerli deve accedere tramite il proprio account Facebook. Nel giro di un solo anno This is Your Digital Life arriva a contare 270.000 iscritti. Grazie alle condizioni d'uso del social network, una volta dato il consenso da un utente per la condivisione dei suoi dati, l'app può raccogliere informazioni anche sulla sua rete di amici, purché quelle informazioni non vengano condivise con terze parti. Tutto sembra filare liscio, però a un certo punto Kogan scompare. Nel 2015 si trasferisce a Singapore, si sposa e cambia nome in Alexandra Spectre. Alla fine dello stesso anno, il senatore americano Ted Cruz annuncia di aver stretto accordi per $750.000 con Cambridge Analytica, che si presenta come un'azienda di marketing elettorale che crea profili psicometrici basati sul modello Ocean. Il problema è che quel modello lo ha perfezionato Kosinski, che mai avrebbe voluto che venisse utilizzato per scopi politici. È a quel punto che il ricercatore polacco capisce che Alexander Kogan, alias Mr. Spectre, l'ha ingannato. Capitolo 3. Facebook. La bomba non l'ho costruita io, ho solo fatto vedere che esiste, dichiarò Michael Kosinski nel 2017 al giornale svizzero Das Magazine. Così come un moderno Oppenheimer, Kosinski dovette difendersi dall'accusa di aver consegnato nelle mani di Cambridge Analytica l'arma che aveva permesso a Donald di diventare presidente degli States. Peraltro, su quella piccola azienda di marketing aleggiava più di qualche ombra. Dopo la vittoria, Trump nominò come capo stratega della Casa Bianca, cioè come suo consigliere, proprio Steve Bannon, vicepresidente di Cambridge Analytica. Nel maggio del 2017 il Guardian riportò come Bannon fosse un grande amico e sostenitore di Nigel Farage, il leader del movimento Brexit, e avesse aperto a Londra, nel 2014, una sede distaccata del giornale online Breitbart, per indirizzare l'opinione pubblica verso il Leave. La partecipazione di Cambridge Analytica alla campagna elettorale per la Brexit non è mai stata provata. Eppure vi sono una serie di spie che non possono essere soltanto delle semplici coincidenze. Per cominciare, nel 2018 si venne a sapere che 3 comitati a favore della Brexit, Vote Leave, Believe e Veterans for Britain, e il Partito Democratico Unionista nordirlandese avevano pagato complessivamente 3,5 milioni di sterline ad Aggregate IQ, un'azienda di marketing canadese, per propagandare messaggi pro-Brexit sui social media. Fin qui tutto ok, tranne per 2 stranezze. La prima, Aggregate IQ utilizzò tecniche di microtargeting molto simili a quelle che poi sarebbero state sfruttate da Cruz e Trump. La seconda, in prossimità delle elezioni americane del 2016, Aggregate IQ cedette alcune delle sue proprietà intellettuali, o meglio, a cederle fu il loro vero proprietario, Robert Mercer. Esatto, il miliardario che ha fondato Cambridge Analytica e che assieme a sua figlia ha finanziato Trump, il quale ha scelto come suo consulente Steve Bannon. Bah, pura casualità, direte voi. Per il Guardian, Cambridge Analytica non sarebbe stata altro che il rebrand di Aggregate IQ, mentre Mercer, Trump e Bannon avrebbero letteralmente dirottato la democrazia britannica. Di una cosa siamo certi: questo dirottamento negli States avvenne come?
Tramite Facebook, Cambridge Analytica non sponsorizzò unicamente post pro-repubblicani, ma anche vere e proprie fake news atte a lodare Trump e screditare la sua avversaria Hillary Clinton, allo scopo di convincere gli indecisi o far cambiare idea agli elettori democratici. Tra agosto e novembre del 2016, le fake news raggiunsero 9 milioni di americani, acquistando più credibilità dei quotidiani nazionali. Ve ne elenco giusto alcune. Papa Francesco dichiara di sostenere la candidatura di Trump. WikiLeaks conferma che Hillary Clinton ha venduto armi all'ISIS. Hillary Clinton non può legalmente assumere alcuna carica istituzionale. Agente dell'FBI trovato morto in casa dopo aver divulgato informazioni su Hillary Clinton. Hillary Clinton sostiene che i maschi neri siano dei predatori. Da dove arrivano tutte queste dicerie? Secondo i servizi segreti americani, le elezioni del 2016 sarebbero state fortemente condizionate dalla Russia. A partire dal marzo del 2016, gli agenti del GRU, il servizio segreto russo, sarebbero entrati in possesso di migliaia di mail scritte e ricevute da Hillary Clinton e dai suoi collaboratori. Quelle mail dipingevano la Clinton come una persona insicura e inadatta a ricoprire il ruolo di presidente, piena di segreti da nascondere. A quel punto, in vista dell'Election Day di novembre, gli agenti russi avrebbero generato migliaia di account fake e troll sui social media, tra cui Facebook, per promuovere eventi pro-Trump e diffondere notizie false sulla Clinton. Ma dai, ma allora quei farabutti fanno anche altro, oltre a impestarmi ogni 4 minuti e mezzo la casella di posta con email scritte in cirillico e link malware? Schifosi! Ad ogni modo, al netto di intromissioni straniere e implicazioni etiche, il microtargeting non è una pratica illegale. Sicuramente a patto che le persone cedano consensualmente i propri dati, perlomeno. Già nel febbraio del 2017, il garante della privacy del Regno Unito aveva lanciato un'indagine per una presunta raccolta illegale di dati condotta ai danni degli utenti Facebook britannici. Quei dati sarebbero stati ottenuti senza il consenso, per poi elaborare modelli psicometrici e suggerire post come inserzioni personalizzate sotto forma di fake news. Un anno più tardi, il 27 febbraio del 2018, Alexander Nix fu interrogato dal Parlamento britannico e negò le accuse. We don't work with Facebook data, we don't have Facebook data. We do use Facebook as a platform to advertise, as do all brands and most agencies, or all agencies I should say. We really need to have very good media education, and people need to have critical thinking when it comes to media. We got into these bubbles, and then we were like, wait, but what else is out there? Because we spent so much time online, we became a little bit more aware of, I keep on seeing the same thing all the time. Is there anything else? So it's just critical thinking. Critical thinking is the answer to everything, and media education is the way to go. And part of what you're doing is that too. Yeah, we're trying hard. Ora tenete a mente tutto ciò che abbiamo detto, tutti i personaggi anche che abbiamo nominato, perché la vera bomba scoppia il 17 marzo 2018. Guardian e New York Times pubblicano in contemporanea 2 articoli speculari. Entrambi riportano un'intervista a un certo Christopher Wylie, un ex dipendente di Aggregate IQ, SCL e Cambridge Analytica, che sostiene come quest'ultimo abbia rubato dati da oltre 50 milioni di profili Facebook. Wylie stesso è implicato nella vicenda. I do feel responsible for it, and it's something that I regret. Tutti i nodi vengono al pettine. Stando al suo racconto, Wylie entrò in contatto con Alexander Nix nel 2013. Al tempo, SCL stava cercando un modo per influenzare la politica statunitense e sopperire al vuoto che si era creato nell'ambiente repubblicano dopo le 2 sconfitte subite nel 2008 e nel 2012. Così Nix contattò Steve Bannon, che alla fine del 2013 introdusse lui e Wylie alla famiglia Mercer. Alexander Nix is with me, and he starts with his sort of like razzle dazzle. We work for the Pentagon, we work for MOD, MI6, we are brilliant and Eton and whatnot, and I'm a posh British man and you should trust me with all your money. Essentially, the pitch was that we were going to combine micro-targeting, which had existed in politics, which was, in part my background, but bring on boards new constructs from psychology, so that we wouldn't just be targeting you as a voter, we'd be targeting you as a personality. Concluso l'incontro, Mercer decise di finanziare la nascita di Cambridge Analytica, ma per farla decollare servivano dati, tanti dati, e anche un modello di profilazione psicometrica affidabile. Fu così che Nix, Wylie, Bannon e Mercer si affidarono a una singola persona di cui abbiamo già parlato, Alexander Kogan. Vi ricordate la sua app This is Your Digital Life?
Bene. Dopo aver copiato la ricerca originale di Kosinski, grazie alle condizioni d'uso di Facebook, Kogan riuscì non solo a raccogliere i dati dei profili di 270.000 utenti, ma anche quelli dei loro amici. All'epoca un utente ne aveva in media 160, il che significa che Kogan collezionò, secondo Wiley, i dati di 50-60 milioni di persone. Come ultima mossa, nel 2014 Kogan vendette quei dati a Cambridge Analytica e poi fuggì a Singapore. What Kogan offered us was something that was way cheaper, way faster, and of a quality that nothing matched. If you were a friend of somebody who used the app, you would have no idea that I've just pulled all of your data. Things like status updates, likes, in some cases private messages. We spent $1 million harvesting tens of millions of Facebook profiles, and those profiles were used as the basis of the algorithms that became the foundation of Cambridge Analytica itself. The company itself was founded on using Facebook data. Facebook finisce immediatamente in un giro di schiaffi e a dirla tutta se li merita tutti. Che dico, dategliene di secche a quei merda. Dr. Kogan, who was managing the Facebook harvesting project for Cambridge Analytica, was at the time working on projects that related to psychological profiling in Russia with the Russian team as that was going on. Benché Guardian e New York Times parlino di falla nel sistema, in realtà Facebook sulla carta non ha colpe. Certo, le condizioni d'uso che permettevano la raccolta di dati dalla rete di amici di un profilo erano estremamente lassiste, ma legalmente è Alexander Kogan a essere responsabile, perché quegli stessi dati potevano essere raccolti a patto che non fossero venduti a terzi. E va bene, ma dovremmo davvero credere alla favoletta che una gigantesca compagnia tech non sappia cosa accade sotto il proprio naso? Come riferito da Wiley, Facebook aveva già scoperto nel 2015 che Kogan aveva violato gli accordi, ma non aveva intrapreso alcuna azione legale né contro di lui né contro Cambridge Analytica. Ad esempio, il social network avrebbe potuto sospendere l'account dell'azienda, impedendole di continuare a raccogliere dati per finalità di marketing. Invece, caso strano, Cambridge Analytica è stata sospesa soltanto il 16 marzo 2018, cioè un giorno prima della pubblicazione degli articoli di Guardian e New York Times. In altre parole, Facebook fu colta con le mani nel sacco. A rispondere delle accuse, naturalmente, venne chiamato il CEO in persona, Mark Zuckerberg, che il 10 aprile del 2018, a meno di un mese dallo scandalo, fu convocato dal Congresso degli Stati Uniti. Mr. Zuckerberg, would you be comfortable sharing with us the name of the hotel you stayed in last night? No. If you've messaged anybody this week, would you share with us the names of the people you've messaged? Senator, no, I would probably not choose to do that publicly here. I think that may be what this is all about. Your right to privacy, the limits of your right to privacy, and how much you give away in the name of, quote, connecting people around the world. L'ha toccata piano, ragazzi. Comunque, in primis Zuckerberg negò qualsiasi correlazione tra Facebook e i servizi segreti di Mosca, ammettendo però che un'azienda informatica russa aveva speso $100.000 per pubblicare inserzioni sui social network. Successivamente sostenne che Facebook era sì venuto a conoscenza dei dati venduti da Kogan a Cambridge Analytica, ma che quest'ultima aveva promesso che li avrebbe eliminati. Do you think that you have an ethical obligation to notify 87 million Facebook users? Senator, when we heard back from Cambridge Analytica that they had told us that they weren't using the data and had deleted it, we considered it a closed case. In retrospect, that was clearly a mistake. We shouldn't have taken their word for it, and we've updated our policies and how we're going to operate the company to make sure that we don't make that mistake again. Dal canto suo, Kogan ammise di aver raccolto quei dati, di averli eliminati nel 2015 e di aver violato le condizioni d'uso di Facebook, ma specificò che non era l'unico a farlo e che queste condizioni fossero poco chiare. When we did the project, it was a normal commercial app. There was no special permissions for me as an academic. It was anything any company could do. Avete capito bene, Facebook è da ritenersi pienamente responsabile. Tuttavia, è rimasta praticamente impunita. E tra l'altro si ostina a non fornire la spunta blu al mio account Instagram, quindi è doppiamente colpevole. Vergognatevi, admin di Meta. Nel 2019 la Federal Trade Commission americana comminò alla Big Tech una multa record da $5 miliardi per aver violato la privacy dei cittadini. La prima accusa formale nei confronti di Zuckerberg è arrivata unicamente nel maggio del 2022, cioè circa un anno e mezzo fa e 4 anni dopo lo scandalo. L'intera vicenda Cambridge Analytica Facebook sembra essersi chiusa lo scorso dicembre, quando Meta ha accettato
accettato di pagare $725 milioni per risolvere una class action riguardante la violazione della privacy. Certo, Facebook ha ammesso le sue colpe, secondo la giustizia ha scontato la pena, ma la sua negligenza è costata i dati a 87 milioni di persone. Nel marzo del 2018 Wiley ha rivelato che l'unico paese con cui è certo che Cambridge Analytica abbia lavorato è l'Italia. In particolare un partito di cui però non si conosce il nome. Perciò la questione ci riguarda più da vicino di quanto possiamo pensare e lasciatemi questo dubbio. Chissà che non si ripresenti in futuro in forme diverse, ma per fortuna, per evitare che i nostri dati diventino concime come su Farmville, che incubi che vi ho sbloccato, ecco che ci pensa NordVPN. Nell'era di internet proteggere la nostra privacy è diventato un imperativo per evitare che aziende, partiti politici e altre schifezze possano raccogliere le nostre informazioni senza il nostro consenso e utilizzarle per influenzare le nostre scelte. But we have to be very mindful of the information we give out voluntarily, what we put on the internet and where we signed in, how we log in, like those kind of things. If you really want to be safe in the future, then you need to enable all these technological solutions. So as I said, like email tracking can be prevented. VPNs solve a lot of privacy problems as well, because what VPNs do is they encrypt your traffic, so they hide your browsing history, and also very important thing is that they hide your location. Difatti NordVPN è una virtual private network. Con funzionalità come threat protection, NordVPN riduce al minimo i rischi che i vostri dati personali e le vostre password vengano rubate e, nascondendo la vostra posizione, la crittografia di NordVPN bloccherà cookie di tracciamento o anche pop-up, come quei dannatissimi banner che compaiono mentre ad esempio si leggono notizie online o si fanno acquisti su internet e che, se cliccati, espongono i vostri dati senza che neanche ve ne accorgiate. Capita proprio a fagiolo, stavo giusto scaricando un pezzettino di intervista su internet e guardate qui, The Power of Big Data, questa bellissima pagina bloccata grazie a Threat Protection perché ha rivelato un malware. E riguardo ai pericoli del web, con Dark Web Monitor NordVPN vi informerà di eventuali fughe di dati, così che possiate intervenire e modificare le vostre password il più tempestivamente possibile. Questi sono tutti i piccoli accorgimenti di base di quella che potremmo chiamare buona condotta online e che possono contrastare la vostra profilazione e dunque il microtargeting aggressivo. Inoltre ricordatevi, NordVPN non tiene traccia dei vostri dati mentre lo state utilizzando. Do you have some tool to catch some potential misuse that your customers are doing? Or? Well, we don't know what our customers are doing. We don't know what our customers are doing, that's the whole point. So the traffic is encrypted. Quindi, per approfittare dell'offerta natalizia di NordVPN, ovvero 4 mesi extra in omaggio su tutti i piani biennali, basta cliccare questo link in descrizione. Vi ricordo che con il piano Plus, cioè questo qui, avrete compreso pure il password manager dove salvare in un singolo colpo tutte le vostre password, così non ve le dimenticate e non dovete cambiarle tutte le volte. Ma adesso è arrivato il momento di portare a termine la nostra favola per bambini e no, non è quella di Instant Geopolitica, ma quella di Cambridge Analytica. Capitolo 4. L'eredità dello scandalo Cambridge Analytica Facebook. 2 mesi dopo le rivelazioni di Christopher Wiley, Cambridge Analytica ha dichiarato bancarotta e lo stesso ha fatto anche SCR, il gruppo principale. Bene, direte. No, niente affatto. Tutte le personalità chiave, i dipendenti e i dati di 87 milioni di profili raccolti sono confluiti in una nuova compagnia, Emerdata. Un nome, un programma, ancora oggi attiva e potenzialmente ingaggiabile per condurre campagne elettorali. I finanziatori iniziali di Emerdata sono stati ovviamente Robert e Rebecca Mercer, ad oggi totalmente impuniti. Le sorti degli altri personaggi di questa storia sono piuttosto variegate, sembra quasi la fine di una tragicommedia degli anni 90. Dal 2020, per 7 anni, Alexander Nix non potrà più dirigere alcuna azienda. Nel 2017 Steve Bannon è stato rimosso dall'incarico di consigliere dallo stesso Trump e attualmente accusato di corruzione, riciclaggio di denaro e cospirazione ai danni dello Stato, ma non per la vicenda Cambridge Analytica. Alexander Kogan, Mr. Spectre, è tornato ad essere Mr. Kogan ed è accusato di essere una spia russa per via delle sue origini moldave e se l'è cavata con una bella multa di $0. Mikhail Kosinski oggi insegna a Stanford, Ted Cruz si è fatto crescere la barba ed è ancora senatore e Donald Trump, tra un processo e l'altro, è nuovamente candidato alla Casa Bianca.
Già, avrete capito bene, gli unici ad averci rimesso sono stati quegli utenti a cui inconsapevolmente e illegalmente sono stati fregati dati e poi rielaborati per condizionare psicologicamente altre persone in giro per il mondo. Maledizione! Nel 2013 e nel 2017 Cambridge Analytica ha lavorato a entrambe le campagne elettorali che hanno garantito a Uhuru Kenyatta 2 mandati presidenziali in Kenya. Stando poi a quanto dichiarato da Alexander Nix, ripreso di nascosto nel corso di un'indagine condotta nel 2017 da Channel 4 News, Cambridge Analytica ha lavorato in India, Messico, Thailandia, Filippine, Indonesia, Malesia, Colombia, Cipro, Zambia, Sudafrica, Romania, Lituania, Trinidad e Tobago, Nigeria, Repubblica Ceca e Argentina. Secondo del materiale rilasciato su Twitter nel 2020, il conto dei paesi in cui l'azienda ha operato sale a 68, inclusa la nostra bella Italia. Insomma, siamo di fronte a una piovra dai tentacoli molto lunghi. Sotto il nome di Emerdata, i metodi di Cambridge Analytica potrebbero continuare a venire utilizzati nei prossimi anni e non sappiamo quante e quali altre aziende di marketing politico stiano operando nel mondo e per conto di chi. È cruciale però il ruolo dei whistleblower, di quelle persone come Edward Snowden e in questo caso Christopher Wylie, che pur ammettendo di aver commesso degli errori, desiderano che internet non si trasformi in una macchina orwelliana. La strada è ancora lunga, ma è importante, è molto importante che qualcuno quantomeno inizi a tracciarla. Per concludere, tengo particolarmente a specificare una cosa. Il microtargeting non è il male incarnato, è una tecnica di marketing. Nella maggior parte dei casi siamo noi stessi a cedere i nostri dati. Pure guardando sto video lo state facendo. Se però è vero che dobbiamo prestare più attenzione a quali autorizzazioni concediamo navigando sul web, e in questo caso uno strumento come NordVPN può tenderci una mano importante, d'altra parte, e lo abbiamo visto, il microtargeting diventa estremamente pericoloso quando viene associato alla politica. You know, some people might say that micro-targeting is not bad because it's really nice that you're getting messages that are only for you, right? Like you don't have to go and look online and think about all these parties, and like here in Lithuania we have a multi-party system. There's like 11, 12 parties in the election or something. You have to go and read all their programs, you have to go and look at all these candidates. Isn't it nice when like a social media platform gives you a nice... Yeah, exactly. It's 1 or 2 candidates tailored for you, that's it. And the values, like you care about climate change. They do too. You care about human rights. Oh, here's a human rights candidate supporting human rights for you. You know, you might think it's nice from a user's perspective. Same with advertising. It's nice. I don't have to look for like books I like. They already provided to me. Il problema non sta nel favorire il candidato che non ci piace o di cui non condividiamo le idee, bensì nel polarizzare le opinioni in campo. Certo, la democrazia è pluralità, ma se si trasforma in una sfida tra presunte forze del bene e altrettanto fumose forze del male, condita tra l'altro con un bel piatto di fake news, il risultato non può che essere esplosivo, generare ulteriori divisioni e sterilizzare il dibattito politico. We really limit critical thinking, people's choice, and and public discussion in general. Like if I only see what I like, I even forget or not care about any other options or opinions or candidates or products or whatever. So it is really worth trying to keep your internet as interesting and varied as possible and not to give them too much. Yeah, exactly. Yeah. In fin dei conti, quando siamo condizionati, quando crediamo di aver esercitato il nostro diritto di voto in piena autonomia, non ci resta che accendere la televisione, lodare il nostro eroe, dire quanto è bello perché ha appena vinto le elezioni, promette di sconfiggere i cattivi, camminare sulla luna, farci diventare ricchi e di farci restare per sempre in salute. In fondo è così, no? Che muore la nostra libertà, muore la libertà di scegliere, sotto scroscianti applausi per Aspera.